Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Acediur A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite SRL. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cosa Acediur? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Acediur durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa Acediur? Acediur è un farmaco a base del principio attivo captopril più idroclorotiazide, appartenente alla categoria degli ACE inibitori più diuretici e nello specifico ACE inibitori e diuretici. È commercializzato in Italia dall'azienda Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite SRL. Acediur può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Acediur 50 mg più 15 mg 12 compresse. Acediur 50 mg più 25 mg 12 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite SRL. Ricetta. RR. Medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo. Captopril più idroclorotiazide. Gruppo terapeutico. ACE inibitori più diuretici. Forma farmaceutica. Compressa. Indicazioni. Trattamento dell'ipertensione essenziale. Questa combinazione fissa è indicata per i pazienti la cui pressione sanguigna non sia adeguatamente controllata con captopril da solo o con idroclorotiazide da sola. Posologia. Nei pazienti la cui pressione sanguigna non sia adeguatamente controllata con captopril da solo o idroclorotiazide da sola, Acediur può essere assunto, prima e dopo i pasti, in una singola dose o in 2 dosi divise giornaliere. Non superare la dose massima giornaliera di captopril 100 mg/idroclorotiazide 30 mg. Se non si ottengono soddisfacenti abbassamenti della pressione sanguigna, un ulteriore trattamento antipertensivo può essere aggiunto, vedere paragrafi 4, 3, 4, 4, 4, 5 e 5, 1. Adulti. La somministrazione della combinazione fissa di captopril più idroclorotiazide è di solito raccomandata dopo un dosaggio progressivo dei singoli componenti. La dose di mantenimento usuale è 50-25 mg una volta al giorno, al mattino. Quando clinicamente appropriato, si può considerare un passaggio diretto dalla monoterapia alla combinazione fissa. Il dosaggio da 25 mg può essere somministrato una volta al giorno in quei pazienti la cui pressione sanguigna non è adeguatamente controllata con idroclorotiazide 25 mg in monoterapia e prima della titolazione del captopril. I dosaggi da 50, 25 mg e 25 mg devono essere assunti in una sola compressa al giorno, in quanto 2 compresse comporterebbero un inappropriato sovradosaggio di idroclorotiazide, 50 mg/die. Il dosaggio da 50-15 mg può essere somministrato, all'inizio della terapia con la combinazione fissa, in quei pazienti la cui pressione sanguigna non è adeguatamente controllata con captopril 50 mg in monoterapia, o quando si preferisce un più basso dosaggio di idroclorotiazide. Disfunzione renale. Clearance della creatinina compresa tra 30 e 80 ml/min. La dose iniziale è di solito di 25, 12, 5 mg una volta al giorno, al mattino. La combinazione captopril/idroclorotiazide è controindicata nei pazienti con grave insufficienza renale, clearance della creatinina. 30 ml/min. Popolazioni speciali. Nei pazienti con deplezione salina o di volume, nei pazienti anziani e in quelli diabetici la dose iniziale è di solito di 25, 12, 5 mg una volta al giorno. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Acediur nei bambini non sono state stabilite.
Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo captopril o a qualsiasi altro ACE inibitore ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Ipersensibilità al principio attivo idroclorotiazide o ad altri farmaci derivati dalle sulfonamidi ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Storia di angioedema associato ad una precedente terapia con ACE inibitori. Edema angioneurotico ereditario/idiopatico. Grave insufficienza renale, clearance della creatinina. 30 ml/min. Grave insufficienza epatica. Secondo e terzo trimestre di gravidanza, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 6. Uso concomitante di acediur con medicinali contenti all'ischirena controindicato nei pazienti affetti da diabete mellito o compromissione renale, velocità di filtrazione glomerulare GFR 60 ml/min/1, 73 m2, vedere paragrafi 4, 5 e 5, 1. Uso concomitante con terapia a base di sacubitril/valsartan. Acediur non deve essere iniziato prima che siano trascorse almeno 36 ore dall'ultima dose di sacubitril/valsartan, vedere anche paragrafi 4, 4 e 4, 5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Captopril, ipotensione. Raramente è stata osservata ipotensione in pazienti con ipertensione non complicata. Ipotensione sintomatica può probabilmente presentarsi in pazienti ipertesi che presentino deplezione di volume/o sodio A, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Captopril, diuretici risparmiatori di potassio, integratori di potassio o sostituti del sale contenenti potassio. Sebbene il potassio sierico si mantenga generalmente nei limiti della norma, in alcuni pazienti trattati con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Acediur insieme ad altri farmaci come Aeurosabelceto complesso lipidico Aeurosambisome Aeurosbenzilpenicillina potassica K24 Pharmaceuticals Aerosdirettifa Aerosflus 40 Aerosfungizone Aerosfurosemide Accorda Aerosfurosemide Aurobindo Aerosfurosemide DOT generici, compressa Aerosfurosemide Fisiofarma Aerosfurosemide Galenica Senesa Aerosfurosemide Exala Aerosfurosemide il.f.m. Aerosfurosemide Milan Generics, compressa Aerosfurosemide Salfa Aerosfurosemide Teva Aerosfurosemide Teva Generics, compressa Aeroslasitone Aeroslasix, compressa Aeroslasix, compressa, soluzione, uso interno, Aeroslasix fiele Aeroslasix, soluzione Aerosigmacillina Aerospirofura Aeroszelborafa eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Acediur durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Acediur durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. ACE inibitori. L'uso di ACE inibitori non è raccomandato durante il primo trimestre di gravidanza, vedere paragrafo 4, 4. L'uso di ACE inibitori è controindicato durante il secondo ED, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Come con altri antipertensivi, la capacità di guidare veicoli e l'uso di macchine può essere ridotta, per esempio all'inizio del trattamento, o quando la posologia viene modificata, e anche quando usato in combinazione con l'alcol, ma questi effetti dipendono dalla suscettibilità individuale. Effetti indesiderati. La frequenza è stata definita secondo la seguente convenzione. Molto comune, a 0 yen un decimo, comune, a 0 yen un centesimo, un decimo. Non comune, a 0 yen 1, 1, 0, 0, 0, un centesimo. Raro, a 0 yen 1, 10, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0.
Molto raro, 1, 10, 000, non nota. La frequenza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi da sovradosaggio sono: aumento della diuresi, squilibrio elettrolitico, ipotensione grave, depressione dello stato di coscienza, incluso il coma, convulsioni, paresi, aritmie cardiache, bradicardia, insufficienza renale. Se l'ingestione è recente, si devono applicare misure di prevenzione dell'assorbimento, ad esempio lavanda gastrica, somministrazione di assorbenti e solfato di sodio entro 30 minuti dall'ingestione, e si deve accelerare l'eliminazione. Se si manifesta ipotensione, il paziente deve essere posto in posizione di Trendelenburg e rapidamente devono essergli somministrati liquidi e cloruro di sodio. Può essere considerato un trattamento con angiotensina ID. Bradicardia e reazioni vagali imponenti devono essere trattate con atropina. Si può considerare l'uso di un pacemaker. È essenziale il monitoraggio costante dei liquidi, degli elettroliti e del bilancio acido-base e della glicemia. In caso di ipopotassiemia è necessaria la somministrazione di un sostituto del potassio. Captopril può essere rimosso dal circolo mediante dialisi. Non è stato stabilito il livello di rimozione per emodialisi dell'idroclorotiazide. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. ACE, enzima di conversione dell'angiotensina, inibitori, associazioni, codice ATC, C09BA01. ACE diura un'associazione di un ACE inibitore, il captopril, e un antipertensivo diuretico, l'idroclorotiazide. La combinazione di questi principi attivi, proprietà farmacocinetiche. Il captopril ha rapidamente assorbito dopo somministrazione orale e le massime concentrazioni sferiche si raggiungono dopo circa un'ora. L'assorbimento minimo è mediamente del 75%. Le concentrazioni plasmatiche di picco sì, dati preclinici di sicurezza. Studi sugli animali, effettuati durante l'organogenesi, con captoprile o idroclorotiazide non hanno mostrato alcun effetto teratogeno, ma il captopril ha mostrato tossicità fetale in molte specie inclusi mortalità fetale nel elenco degli eccipienti. Acedior 50 mg più 15 mg contiene cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato, lattosio monoidrato, magnesio stearato, acido stearico. Acedior 50 mg più 25 mg contiene cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato, lattosio monoidrato, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di acedior a base di captopril più idroclorotiazide sono: captopril più idroclorotiazide Milan Generics. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.